Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi voglio parlare di come rendere una lettura di tarocchi memorabile. Cosa intendo innanzitutto per memorabile? Beh, che abbia degli effetti duraturi sul consultante, perché spesso succede che ci si fa leggere i tarocchi, però le informazioni ricevute servono semplicemente per soddisfare un bisogno compulsivo di sapere il futuro, oppure si ricevono talmente tante informazioni che poi in realtà si finisce la lettura e non rimane niente dentro di noi, no? E quindi è come se neanche ci si ricorda bene quello che è stato detto. E questo non aiuta, non è secondo me una lettura di peso, non è una lettura che veramente può essere di aiuto al consultante. Quindi secondo me non ha una qualità eccelsa, ecco. Invece ci sono degli elementi di una lettura che può aiutarci a rendere questa lettura significativa anche nel lungo periodo e quindi, per come la vedo io, memorabile. Dunque, innanzitutto la lettura sì, deve essere corretta. Cosa intendo per corretta? Che effettivamente ci sia una corrispondenza fra quello che leggiamo e la vita del consultante, no? Che risuoni, come si dice, con il consultante. Quindi magari è importante avere anche degli elementi che riguardano il presente, non solo il futuro, oppure il passato, se è funzionale a rispondere alla domanda del consultante, in modo che si possa vedere se la lettura risuona appunto con il background del consultante, che ci siano degli elementi che legano il consultante alla lettura nel presente e nel passato. Quindi che abbia una base corretta. Però questo non è, diciamo, quello che fa la lettura memorabile. La lettura memorabile lo fa il fatto che innanzitutto risponda alla domanda del consultante, perché in questo modo è di aiuto. Quindi se per esempio la signorina Flaminia viene da voi e vi chiede se è il caso di accettare un'offerta di lavoro che le è stata fatta, la stesa a cui avete pensato, quindi le carte che avete estratto, devono fondamentalmente rispondere direttamente a questa domanda, non perdersi in dettagli che non sono utili e funzionali a questa domanda, come per esempio, che so, il rapporto della signorina Flaminia con i suoi attuali colleghi di lavoro o con i propri familiari, eccetera, eccetera. Deve essere una lettura, quindi le carte devono essere lette in funzione della domanda posta. Questo è, diciamo, l'elemento primario, perché altrimenti si crea confusione e non si dà l'aiuto basico al consultante. Non deve essere, cioè questo fatto di rispondere alla domanda vuol dire anche essere in grado di leggere le carte al registro, secondo il registro della domanda. Cosa vuol dire? Che se la signorina Flaminia parla di lavoro, non si può leggere le carte in maniera eccessivamente psicologica, parlare di vite passate, di blocchi psicologici, eccetera, eccetera. È una domanda di tipo pratico e le carte vanno lette in funzione della domanda di tipo pratico, quindi in modo pratico, seguendo un registro pratico. Questo vuol dire essere di aiuto al consultante, perché ultimamente no, c'è questo registro molto si chiama evolutivo, no? Comunque
che porta i lettori tarocchi a dare un'ulteriore lettura di tipo molto evolutivo, appunto molto psicologico, anche a volte rifacendosi appunto a vite passate per leggere i tarocchi, ma questi registri vanno utilizzati nel momento in cui la domanda fa riferimento a questi registri, non in generale, perché comunque la lettura deve rispondere alla domanda. Se questa è una domanda pratica, la risposta deve essere pratica. Secondo me, questa è la prima cosa. Il secondo fattore molto importante, secondo me, perché una lettura sia memorabile, è che abbia una funzione trasformativa nel consultante. Cosa vuol dire? Che gli dia elementi per pensare sulla sua situazione, che gli dia elementi per cambiarla in maniera attiva, per appunto avere delle informazioni che gli permettano anche nel lungo periodo di creare quella trasformazione in maniera positiva dentro di sé. Cosa vuol dire nella pratica? Che oltre a rispondere alla domanda del consultante, le carte, magari ponendo delle posizioni specifiche nella stesa, possano fornire uno o più di questi elementi, o chiarisca ulteriormente la situazione del consultante, o gli faccia vedere, gli dia un punto di vista diverso sulla propria situazione su cui riflettere, quindi un motivo di riflessione, oppure dia proprio consigli ulteriori pratici per raggiungere un suo obiettivo o o eliminare un suo problema. Questi sono tutti elementi che possono essere aggiunti con ulteriori carte alla stesa e che permettono non solo di rispondere, diciamo, la domanda stessa del consultante, ma gli diano anche appunto degli elementi di riflessione e, e che aiutano il consultante a chiarire ulteriormente la propria situazione e quanto può fare per migliorarla. Anche dopo che esce, dopo che è finita la lettura e che magari esce dallo studio del tarologo oppure insomma ha visto il video della lettura, eccetera, eccetera. Una cosa importante quindi è che il consultante, una volta che sia finita la lettura, abbia un senso in inglese si chiama empowerment, cioè di chiarezza dentro di sé, di chiarezza nei passi successivi da fare, di chiarezza nella propria situazione, ma anche di senso di potere, di capacità di come muoversi successivamente. Anche se magari la lettura, come dire, risponde negativamente a delle domande importanti per il consultante, cioè dà come dire, un responso negativo che in teoria potrebbe essere appunto fonte di sfiducia, eccetera, eccetera. Invece bisogna comunque creare le basi con le carte per far sì che il consultante sappia come muoversi per migliorare comunque la propria situazione. Per dire, se la signorina Flaminia chiede specificamente se riuscirà ad avere una promozione al lavoro e le carte indicano un netto no, però appunto ulteriori carte possono chiarire cosa può fare lei poi per ottenerla successivamente, cioè dare comunque un senso di fiducia al consultante nelle proprie capacità, non lasciarlo come in balia del destino. La lettura deve aiutare il consultante a migliorare la propria situazione, a prescindere da
dalla situazione, dai fattori esterni che condizionano la propria situazione. Questo secondo me fa una lettura significativa, memorabile, di veramente aiuto profondo al consultante, perché gli permette di ehm, trasformare la sua situazione di partenza nel lungo periodo. Spero di essere stata chiara. Se avete domande, scrivetele pure nei commenti. Vi ricordo che ho creato un gruppo Facebook che permette di esercitarsi con i tarocchi per migliorare la propria intuizione e per creare un rapporto personale con queste carte. Trovate il link nella sezione commenti. Vi invito a mettere like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!